Sono tornati i nani spaziali più arrabbiati di sempre. Ehi là gamers, sono Tiranno Matto con un nuovo episodio della mia rubrica Aggiornamento. Oggi vi voglio parlare di Deep Rock Galactic e nello specifico dello spin-off Survivor, un auto-shooter isometrico, veramente, come dicono gli inglesi, addictive. Ma andiamo dritto al sodo così da capire come mai può causare dipendenza. Non sarebbe un video matto se non facessi una premessa. Deep Rock Galactic è stato un fenomeno, uno dei migliori cooperativi shooter di sempre. Nonostante la grafica possa un po' perplimere, è unica e rappresentativa della filosofia di Ghost Ship Games. Un gioco semplice, gamer to gamer, come piace a me, ma in realtà molto profondo, con tante meccaniche e un'ambientazione, un senso comunitario che hanno generato e solidificato una delle community più positive di tutto il mondo videoludico. Grandi meme come Per Carl o Rock and Stone hanno ispirato addirittura delle canzoni. Avete presente i Wind Rose, un gruppo metal tra l'altro di origine nostrana perché sono toscani? Rock and Stone indeed. Ebbene, Deep Rock Galactic è un gioco. E allora che cos'è Survivor? È uno spin-off, non è cooperativo per il momento perlomeno, è a giocatore singolo e fa parte di un sottogenere abbastanza recente che ha avuto un grande impatto con Vampire Survivor. Io credo abbia superato nel sottogenere tutti i suoi competitors e predecessori. Questo perché ci offre 4 stili di gioco completamente differenti, personalizzabili anche ad estremi impensabili. Le 4 classi di Deep Rock Galactic sono diventate iconiche. In più, in Deep Rock Galactic Survivor ogni classe ha ben 3 specializzazioni, 2 sbloccabili con la progressione oltre la prima, che andranno a cambiare moltissimo il nostro approccio al gioco. Deep Rock Galactic Survivor è ancora più assuefacente, dà proprio dipendenza molto più del suo predecessore secondo me. Forse perché è procedurale, roguelike. Staremo a vedere cosa ne salterà fuori con il prossimo capitolo action in prima persona Deep Rock Rogue Core, che è da tempo annunciato e non sappiamo quando uscirà. Non voglio divagare oltre, rimaniamo in tema Survivor. Ho giocato tutto l'Early Access e adesso siamo arrivati il 17 settembre al rilascio ufficiale della versione 1.0 con tantissime novità. E guardiamo questi contenuti aggiuntivi, infatti. Prima di tutto hanno dato la possibilità ai giocatori di ritorno come il sottoscritto che si sono fatti l'Early Access di ricominciare da capo. Ad onor del vero ho giocato diverse centinaia di ore ormai, quindi non me la sentivo per fare un video aggiornamento di ricominciare da capo. Ma magari se vi dovesse interessare del gameplay fatemelo sapere nei commenti, chissà, ci potrebbe scappare qualche live adesso che ho incominciato. In ogni caso hanno sistemato il sistema di risorse e di progressione, aggiungendo gli equipaggiamenti che non erano presenti in precedenza. Più giocheremo, più avremo possibilità di ottenere degli oggetti. Ogni partita ci vedrà continuamente accumulare esperienza dai nemici sconfitti mentre otterremo le risorse all'interno della mappa per sbloccare dei potenziamenti ad ogni passaggio di livello. Tali potenziamenti sono delle scelte e potremo con l'oro o con il nitra che possiamo raccogliere durante le partite anche fare dei reroll per tentare la sorte e magari sbloccare armi o potenziamenti di diversa natura. Le armi stesse che potremmo sbloccare e scegliere durante la progressione di partita in partita possono aumentare di grado con la scelta di potenziamenti mirati, sbloccando dei perk unici. Un altro metodo per sbloccare artefatti che durano soltanto per il corso della missione e altri potenziamenti vari è quello di aprire dei forzieri che sono ottenibili uccidendo nemici d'elite, uccidendo gli accumulatori che si trovano su Oxys, degli insetti che detengono un sacco di risorse oltre questi oggetti, o in alternativa accedendo alle capsule di rifornimento. Capsule di rifornimento che sono molto utili anche per uccidere gli insetti che ci assaliranno. Alla fine è un horde shooter e non ha bisogno di chissà quale impostazione FPS
basterà muoversi con VASD oppure con il controller, perché sì, è già disponibile su Xbox Game Pass dal 17 settembre. Un'altra grande novità di questo aggiornamento, che spero non sarà l'ultima, anzi lascia ben sperare che ce ne saranno moltissime altre, è la nuova missione di scorta. In generale, non solo in questa missione, la difficoltà mi risulta molto più ostica rispetto all'Early Access, permettendo comunque al contempo di costruire delle build di scelta, di fortuna a volte, per i nostri nani veramente interessanti. Tutte e 4 le classi hanno ricevuto, oltre un insieme di oggetti, di specifiche, di modificatori nuovi, anche delle skin per il pacchetto supporter, tutte molto buffe e che vi consiglio di considerare, anche perché il gioco, scontato al momento, è assolutamente affrontabile. 10 euro per un titolo del genere sono meritatissimi. Ghost Ship Games ha un'ottima fama come game developer e si merita fino all'ultimo centesimo. Ultimissima novità dell'aggiornamento: 300 nuovi achievements. Per chi come me è un cacciatore ossessionato, c'è tanta carne al fuoco. Ciò detto, siamo alla fine di questo episodio aggiornamento. Voglio però ritagliarmi un piccolo spazio, dopo avervi giustamente ringraziati per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno, perché ho finalmente risolto tutti i problemi con YouTube riguardo alla partnership. Per me è un grande traguardo e non sarebbe stato possibile senza di voi. Non voglio allungare troppo il brodo, trovate un post nella mia community che spiega un pochino cos'è successo e cosa c'è in serbo per il canale Tiranno Matto. Vi mando un grande abbraccio, spero abbiate apprezzato anche questo video aggiornamento. Per oggi questo è quanto. Tiranno Matto out, alla prossima avventurieri ed avventuriere.